Ho precedentemente realizzato dei video, che vi indico qui sopra in descrizione, che parlavano della mia esperienza in Hammamet e Sousse. Ho naturalmente descritto quella che è stata la mia esperienza, confrontando le due località e decidendo di trasferirmi in un'altra. Chi mi segue sa che al momento vivo a Monastir. In verità non mi sento ancora pronto per fare delle valutazioni conclusive su questa cittadina, anche se sicuramente in linea del tutto generale voglio parlarvi delle differenze che ho maggiormente apprezzato sia in positivo che in negativo. A Monastir mi ha colpito molto la pulizia delle strade. Le direttive principali sono anche ben strutturate con un numero molto basso di buche. Anche l'area centrale, dove è il mausoleo, è ben curata. Il lungomare poi è sicuramente, insieme alle spiagge, la cosa che preferisco. Lunghissimo e ben tenuto. È possibile passeggiare per quasi un'ora e mezza passando dalla parte iniziale fino alla zona portuale. La marina di Monastir è piacevole e ben frequentata sia di giorno che la sera. Ristoranti dove servono vino e birra sono tutti di una discreta qualità e i prezzi sono giusti. Una buona scorpacciata di pesce si fa senza problemi con 35-50 dinari circa. Ovviamente senza vino, perché altrimenti il costo sale un po'. Anche il movimento che c'è la sera mi ha colpito, tante persone, sia turisti che locali. Parliamo poi del mercato, quello alle spalle del Monoprix alla Medina. Mi piace tanto e l'ho trovato estremamente pulito e ricco di molte varietà di pesce a prezzi al di sotto di quelli che ho trovato a Sousse. Vi invito, se non lo avete già fatto, a guardare il video che ho realizzato proprio sul mercato coperto del pesce, una vera e propria meraviglia di colori. Veniamo però alle note dolenti. Cos'è che non mi è piaciuto fino ad ora di Monastir? Prima di continuare, una cosa importante per me. Molte persone mi seguono, guardano i miei video e ne sono soddisfatti, ma non mettono un like e non si iscrivono al canale. Farlo è un modo per ringraziarmi dei contenuti ed è vitale per me, quindi se avete piacere regalatemi 5 secondi del vostro tempo, d'accordo? Grazie. Monastir è un paesino più che una città. Ho notato che la stragrande maggioranza delle donne, chiaramente non parlo di quelle che la sera si trovano più facilmente a passeggiare per la marina oppure sul lungomare, ma mi riferisco a quelle al centro e nelle aree limitrofe. Hanno i capelli coperti e in tantissime indossano il classico abito lungo.
Chiaramente anche ad Hammamet ce ne sono e a Sus, ma qui ne ho visto un numero maggiore. Va da sé, cosa che ho realmente constatato, che esiste una radicalizzazione religiosa più sentita. Chiaramente parlo della mia esperienza e delle mie sensazioni, quindi per altri potrebbe essere diverso, ma non più di tanto, perché quello che dico è facilmente accertabile. Qualche diffidenza in più nei confronti dello straniero, ma sostanzialmente c'è rispetto e dopo qualche volta che incontrate gli stessi negozianti o persone si instaura una forma di saluto più cordiale. Per gli uffici invece la cosa è un po' problematica. 2 filiali della banca STB, una al centro, sulla strada che arriva al piazzale dei Louage, e l'altra verso la piazza principale. La prima chiude spesso 10-15 minuti prima del previsto e non è una novità che il bancomat non funziona. Inoltre, alcuni italiani mi hanno detto che avendo il conto qui ricevono spesso la pensione in ritardo, 1 o 2 giorni, non di più. Lo dicono quasi tutti, Monastir è un paese tranquillo ed io lo confermo, ma probabilmente troppo legato alla classica rilassatezza tunisina. Su questo c'è da invidiarli. Quello che non puoi fare oggi, puoi farlo domani, tanto che fretta c'è. Una filosofia che sicuramente allunga la vita, ma che in alcuni casi, per noi che non siamo proprio abituati, potrebbe risultare fastidioso. Personalmente, mai avuto un problema in uffici, banche o altro a Sus, mentre qui a Monastir, dopo 4 mesi, ancora non riesco ad avere la linea internet fissa, sia con Telecom che con Topnet. Qui poi ho appreso bene cosa significa l'arrivo della linea in fibra, ma di questo voglio parlarvene in un video a parte, dove vi racconterò la mia esperienza con le aziende telefoniche qui a Monastir. In linea generale non posso che dire bene di questo posto. Costo della vita più basso, affitti più bassi, mare e spiagge puliti. Tra l'altro qui ho trovato un appartamento che mi piace moltissimo, ma ho qualche dubbio sull'impatto sociale legato alla religione, che qui evidentemente sentono molto di più. Siamo in un paese islamico, quindi è così. Infatti la mia non è una critica, solo una constatazione di un fatto che è leggermente diverso, per esempio a Sus. Ho sicuramente bisogno di un altro paio di mesi per fare un bilancio definitivo, diciamo dopo l'estate. Perché alle persone che mi chiedono dove è meglio vivere non faccio mai un nome, ma cerco di far comprendere alcuni fattori. La Tunisia è un paese che di fatto è indietro rispetto all'Italia di circa 50 anni. Ma se decidiamo di viverci, dobbiamo chiaramente adeguarci perché nessuno ci obbliga a stare qui. Ma pensate sia possibile consigliare alla stessa maniera una località della Tunisia ad una persona che vive al centro di Milano piuttosto che in un piccolo paesino anche di campagna sia del nord che del sud? Immagino lo capiate da soli, ecco perché al di là di tutto quello che potete sentire e consigli che potete ricevere, venire qui a viverci per almeno un mese è la cosa giusta per voi. Un mese può essere sufficiente, ma una sola settimana, soprattutto quella dei viaggi prova, dove vi scarrozzano nei posti migliori e più belli per farvi decidere positivamente al trasferimento definitivo, sicuramente vi darà un'informazione fuorviante e dopo 1, 2 o 3 mesi qui potreste rendervi conto che il paese che credevate di conoscere in realtà lo conoscete solo superficialmente. عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت